come da costume ci addentriamo nelle nebbie oscure notturne della simbologia del sacro, perché dobbiamo rendere merito anche a questo lato un po' devo dire emarginato della spiritualità contemporanea, che tende a vedere la luce e a omettere il ruolo dell'ombra, che invece è un ruolo fondante. E io, come sapete, mi occupo di transitare fuori dalle zone comfort. Grande archetipo che si cela in generale dietro le divinità oscure, di cui il Tantra è uno dei probabilmente uno delle massime espressioni e rappresentazioni aperte, senza censure, possiamo dire noi oggi, con un linguaggio che ci ricorda la contemporaneità. È evidente che alcuni aspetti scomodi del nostro stare al mondo, dell'esistenza, rappresentino e siano meritevoli, diciamo così, di essere, dotati di una rappresentazione divina. Merita anche l'ombra di avere un proprio posto nello spirito. Questo dovrebbe dircelo l'esperienza. Se ci fate caso, una larga parte di quello che possiamo definire ricerca filosofica, ricerca scientifica e ricerca spirituale si fonda sulle nostre paure più antiche e più ataviche. Proprio ciò che non sappiamo dell'esistenza, ciò che mette in pericolo le nostre certezze, la paura del buio, la paura della morte, il non sapere è uno dei moventi principali, tanto dell'indagine scientifica, quanto di quella filosofica e ovviamente di quella spirituale. Decido quindi di partire dalla notte, dall'oscurità. L'oscurità che, fin dai tempi più antichi, rappresenta il grande archetipo dell'ignoto e l'ignoto ci spaventa. Abbiamo paura di ciò che non conosciamo, di ciò su cui non possiamo avere il controllo. Una larga parte della nostra esistenza però è fuori dal nostro controllo. Casualità che magari è solo il nome che diamo a leggi imperscrutabili e complesse. Imprevedibilità, incontrollabilità, cosa eravamo prima della nascita, cosa saremo dopo la morte. Non ci sono certezze assolute. I greci pongono Caos al vertice della genealogia degli dei. Caos, un dio la cui etimologia significa la radice etimologica "ca", significa voragine, squarcio, apertura, ed è proprio quella breccia nel nulla cosmico, nel nostro non saper nulla del cosmo, da cui scaturiscono le cose, gli esseri, i viventi, l'universo. Uno degli eredi di questa genealogia è Cronos. Cronos, il tempo, si mangia i propri figli. Entriamo subito a contatto con Kali. Kali è il femminile di Kala e Kala significa il tempo. Kala, il tempo, reso femminile, significa colei che è il tempo. Maha Kali, grande tempo, al femminile, è una Shakti, e cioè una, espressione della potenza della divinità e vuole rappresentare non solo il tempo così come noi lo sperimentiamo, ma soprattutto nella sua simbologia vuole rappresentare l'angoscia nei confronti dello scorrere del tempo, perché noi, è inutile dirlo, bisogna dirlo, noi abbiamo ereditato una angoscia profonda nei confronti della transitorietà, nei confronti del fatto che il tempo scorra inesorabilmente come fiume in un'unica direzione e non sappiamo, dopo la morte, che ne sarà di noi. Il tempo non è un fenomeno originario del cosmo, si innesca, dopo lo spazio. Nella logica indiana, prima avviene la creazione dello spazio e poi il movimento delle cose. Il tempo è ciò che mette in
moto, lo spazio. Kali, colei che è il tempo, raduna al suo interno tutte le simbologie che hanno a che fare, chiaramente, con gli archetipi dell'angoscia nello scorrere del siamo in presenza di qualcosa che è abbastanza scomodo, rispetto alle cose di cui siamo soliti parlare. Perché questo inevitabilmente riguarda il tema della morte o quantomeno della mortalità, cioè il fatto che noi siamo qui come un vuoto a perdere o un vuoto a rendere con una data di scadenza di cui per fortuna non siamo a conoscenza. E Kali non è una dea menzionata nei testi antichi e originari dell'India, è una dea popolare. I testi cominciano a parlare di Kali solo una volta che Kali è già adorata dalle persone. Partiamo dal basso, partiamo dalla gente, partiamo da un popolo che ha sentito l'esigenza di rappresentare uno stato di coscienza e solo successivamente i testi hanno cominciato a parlarne e a dotarla poi di tutti gli orpelli e i significati che la rendono ciò che è, cioè la dea, tantrica, una delle dee tantriche per eccellenza e in un forte e stretto rapporto con Shiva. La rappresentazione di questa divinità incarna delle istanze che vengono avvertite dal soggetto come istanze psicologiche, cioè della coscienza di tutti i giorni. Per esempio la paura e la rabbia, 2 delle emozioni più, radicate, profonde e con cui è necessario fare i conti. Il fatto che Kali sia una dea, quindi il fatto che siamo in presenza di una donna, di una femmina, rappresenta un momento di rottura a cui l'India a un certo punto assiste al suo interno, proprio quando ci sono degli elementi che mettono in crisi il rapporto di fiducia tra le persone e i sacerdoti, cioè la prima casta, e a partire da lì, solo a partire da lì, cominciamo a vedere sorgere, delle divinità che spingono verso quella cultura spirituale tantrica che va sotto il nome di Shakta, cioè di adoratori della dea. Gli adoratori della dea diventano poi tantricamente diventano i più numerosi, più ancora rispetto agli adoratori di Shiva o agli adoratori di Vishnu. E questo risponde a un'esigenza, ancora una volta, sociale, psicologica, culturale, che viene dalla gente, che viene dal popolo. L'esigenza di dare un posto alla donna in una cultura, quella indiana, che ha un maschilismo veramente radicale. La cultura indiana, soprattutto la cultura indiana tradizionale, tratta la donna in un modo non troppo dissimile da un oggetto di proprietà. Vi propongo questo accostamento con i sabba, che in Europa diventano dei raduni femminili, lontano dagli occhi, quindi chiaramente nei boschi, raduni femminili che avevano, anche tra i loro 1000 moventi, anche quello di restituire forza, dignità e un posto alla donna e alle donne di quel tempo. Intorno all'anno 1000 in India vengono compiuti e realizzati dei banchetti, frequentati da donne che vanno genericamente sotto il nome di yogini. In un certo senso sono un po' come il ruolo delle sacerdotesse, ecco. Questi raduni si risolvono in banchetti in cui si eccede un po'. Che cosa vi viene in mente con gli eccessi alimentari, alcolici e sessuali? Viene in mente Dioniso, vengono in mente i Saturnalia, i Dionisiaca, cioè quelle feste dell'antica Grecia o dell'antica Roma in cui era molto importante uscire ed evadere dal circuito di regole che durante l'anno tenevano più o meno soggiogate le persone in un'organizzazione, un sistema sociale abbastanza armonico. Ora, queste evasioni erano quasi terapeutiche, anzi uno psicanalista vi direbbe che erano proprio terapeutiche. In un mondo così particolarmente spinto nel nel ruolo del maschio dominante e della donna in un certo senso
messa in secondo piano, questi banchetti restituivano, quasi come una vera e propria rivendicazione politica, qualcosa di molto simile ai sabba. Nei sabba si usano sostanze intossicanti, per esempio tutti sanno o hanno sentito parlare della Datura stramonium. Lo stramonio è una pianta molto comune, si trova dappertutto in Europa. Fiori profumatissimi e bulbi pieni di semi velenosissimi. Ma l'arte sapiente della erborista di allora, di quella magia rurale, no, fatta proprio, di esperienze dirette, sapevano trasformare questi semi in un unguento e il dosaggio consentiva di rendere quell'unguento una sostanza psicotropa in grado di alterare lo stato di coscienza e produrre visioni. Nei sabba nostrani l'unguento veniva spalmato su un paletto levigato, di legno ovviamente, che serviva poi per masturbarsi. Quindi le donne, in una sorta di uso di un dildo del passato, contaminavano le proprie mucose attraverso questo unguento di Datura stramonium e se lo passavano e in questo modo creavano un sodalizio, femminile che ricordava le menadi dei Dionisiaca o dei baccanali, per usare il termine romano. Quello in cui le donne consentivano al proprio "üsteros", utero, anche isteria, di vivere uno scenario, in cui l'energia sessuale diventava e anche l'uso di una sostanza intossicante diventava il movente per un viaggio, per un'alterazione dello stato di coscienza. L'uso di questo dildo è il motivo per cui esiste la leggenda delle streghe che volano a cavallo di una scopa. Quindi a cavallo di una scopa in realtà è il riferimento a questo oggetto sessuale che veniva utilizzato con questo scopo. Tornando a Cali, in Cali ci sono elementi legati alla morte e legati all'erotismo. Eh sì, quindi anche lì riverbera il sapore di quell'archetipo ancestrale che i greci avevano colto nella relazione polarizzata tra Eros e Thanatos. Vediamo un pochino alcuni elementi archetipali. Uhm, 1, Kali, vi dicevo, è una dea nata spontaneamente dal popolo. Se l'ha inventato qualcuno? Noi questo non possiamo saperlo, ma io vi posso dire, è difficile che a qualcuno un giorno sia venuto in mente di rappresentare una dea in questo modo. Di solito è un processo, sono dei processi, rispondono a delle esigenze. Non escludiamo che un certo tipo di sciamanesimo e di utilizzo, in particolar modo delle energie, utilizzo magico proprio, dell'energia legata alla morte e ai fluidi sessuali, possa essere alla base di questo tipo di archetipi. Alle origini della cultura tantrica, quel gruppo, che va sotto il nome di Kapalika, cioè i portatori del cranio, che sono all'origine del primo tantra, il più antico, siamo nel secondo secolo d.C., quello cosiddetto sinistro o di mano sinistra, bene, sappiate che questi venivano dal Kashmir e quindi venivano dal nord-ovest dell'India, in una zona che sconfina verso la parte più occidentale dell'Asia. Non è affatto da escludere che questo fosse come retaggio, diciamo così, una, provenienza di tipo sciamanico, un'eredità di tipo magico-sciamanico, ritualmente parlando, che usa teschi, ossa umane, fluidi corporei, come strumenti, veicoli, magneti, catalizzatori di determinate energie. Il tempo, la notte eterna, l'angoscia verso lo scorrere del tempo. Questi sono gli elementi che permettono di connotare la dea Kali con una iconografia in parte violenta che tutti dovremmo avere sotto gli occhi.